Francesca, si parla tanto di citizen science in questi tempi, ma noi in realtà lo facciamo da sempre la citizen science. Io me la ricordo da quando ho cominciato a fare l'attività di inanellatore scientifico. Beh sì, l'inanellamento a scopo scientifico degli uccelli è nato da 150 anni, ci ha consentito di scoprire cose straordinarie, ma è anche un ottimo metodo, un ottimo esempio per chi vuole fare citizen science oggi e ha tanto da insegnarci. Beh, in fondo l'inanellamento in realtà è una citizen science ante litteram. Si fa un gran parlare negli ultimi tempi di progetti di citizen science. Complice anche il lockdown che ci ha costretti a casa negli ultimi tempi, sono fioriti un'enorme quantità di progetti che prevedono di sapere quando arriva la prima rondine in primavera, quando canta il primo merlo al mattino, oppure addirittura quanti colombi e quanti gabbiani si possono contare dal balcone. In realtà a me questo discorso della citizen science è un discorso, diciamo, un po' strano, perché mi sembra di averla sempre fatta sostanzialmente. In realtà io la faccio da decenni, la citizen science, e forse si fa anche da secoli. Beh Alessandro, in effetti noi da anni ci occupiamo di inanellamento a scopo scientifico degli uccelli, una tecnica di studio straordinaria che ci ha consentito di scoprire quali sono le rotte, le destinazioni, le tempistiche, ma anche le modalità con cui si svolge la migrazione degli uccelli. Ma l'inanellamento a scopo scientifico può essere soprattutto un metodo che può essere di grande ispirazione per i progetti di citizen science. L'inanellamento a scopo scientifico infatti ha la capacità di coinvolgere il pubblico, di avvicinarlo alla scienza e soprattutto alla natura, di coinvolgerlo soprattutto emotivamente. Io devo dire che ricordo con grandissimo piacere e dettaglio i giorni trascorsi a inanellare magari sulle Alpi e sulle piccole isole come Zannone e Ventotene. Proprio a Ventotene il 26 maggio del 2012 mi è capitata la fortuna di riuscire a catturare e inanellare il primo Louis verdastro mai inanellato in Italia. E ovviamente è stata un'emozione fortissima e devo dire che queste emozioni si ripetono anno dopo anno perché tra inanellatori spesso si scherza, si dice che soffriamo della stessa inquietudine migratoria di cui soffrono gli uccelli migratori. Come loro in primavera e in autunno partono e si mettono in moto, beh, allo stesso modo gli inanellatori non vedono l'ora di partire per le piccole isole, magari per i valichi e passi di montagna, proprio per andare a studiare gli uccelli migratori. Forse anche proprio per queste emozioni che regala la migrazione. Hai assolutamente ragione, Francesca. In realtà tu pensa che io sono 40 anni che faccio questa attività e ancora ne voglio fare altra, perché questo è un tipo di esperienza straordinaria. È in realtà un sogno vero e proprio. Ogni anno noi aspettiamo la stagione di migrazione avendo proprio la stessa zugurrue, cioè l'irrequietezza migratoria che hanno i migratori, perché a noi piace andare in quei posti, perché ci svegliamo in posti meravigliosi, vediamo cose bellissime, abbiamo la possibilità di catturare animali straordinari, di maneggiarli, di guardarli bene da vicino, e di misurarli, inanellarli e poi liberarli, è veramente un qualcosa di straordinario. E questa, diciamo, caratteristica e questa forte emozione che dà l'inanellamento, in realtà io l'ho scoperta già alla fine degli anni Ottanta e me l'ha fatta scoprire proprio un bambino di Ventotene. Ti faccio brevemente l'aneddoto, ti racconto. A Ventotene sono sbarcati gli inanellatori alla fine degli anni Ottanta e in quel momento sull'isola si continuava ad andare a caccia in tutte le stagioni. Ogni bambino aveva il proprio fucile, i 14enni avevano regolarmente 2 o 3 fucili ciascuno, oppure mettevano migliaia di trappoline come i mastrilli, cioè trappoline di fil di ferro che erano micidiali chiaramente per i piccoli uccelli migratori. Era un retaggio degli anni passati ovviamente, non troppo neanche lontani, quando sull'isola era necessario poter cogliere tutte le occasioni che capitavano, compresa quella del passaggio della migrazione per poter recuperare risorse. Allora c'era la fame che dettava queste stragi. Quando però noi siamo arrivati nel 1988, in realtà non c'era più fame, ma c'era soltanto la tradizione. Siamo sbarcati sull'isola e siamo stati visti subito come alieni sostanzialmente, però ovviamente gli isolani erano incuriositi da quello che noi facevamo, anche perché bene o male facevamo le stesse cose che facevano loro, con una differenza. La differenza era che noi alla fine gli uccelli li liberavamo e questo per loro era una follia, non riuscivano a comprenderlo, loro pensavano addirittura che eravamo matti, dice come avete fatto tutta questa fatica a catturare questi animali e poi di colpo li lasciate liberi? Siete veramente dei pazzi. Poi però è successo una specie di miracolo.
complice Rosita, un'inanellatrice diciamo molto intelligente e sensibile, che ha fatto liberare a uno dei tanti bambini che ci giravano intorno tutto il giorno, che più che altro per prenderci in giro in realtà, gli ha fatto liberare un pigliamosche, un piccolo uccellino di 14 grammi proveniente dalla Nigeria e destinato a nidificare nelle foreste del Mediterraneo. Nel momento in cui questo bambino ha aperto le mani e l'uccellino è volato via, il bambino è scoppiato in pianto dirotto. Rosita ha subito pensato che si trattasse di frustrazione in realtà, del fatto che questo bambino era stato costretto a liberare un animale che aveva in mano e che quindi aveva catturato per certi versi. In realtà Silverio, questo era il nome del bambino, disse a Rosita che si trattava non tanto della frustrazione quanto di un'emozione fortissima, l'emozione più forte che aveva mai provato in vita sua. E da lì è stata una storia bellissima. Nel 1999 l'isola di Ventotene è diventata riserva naturale statale con l'approvazione di tutta la popolazione e addirittura 15 anni fa si è inaugurato il primo museo della migrazione nel Mediterraneo che continua a macinare ancora oggi migliaia di visitatori. Questa storia così, diciamo, gratificante per noi che ci occupiamo anche di conservazione, ovviamente, si è ripetuta in tutti i siti dove noi abbiamo inanellato e dove siamo riusciti a far capire che l'approccio con gli animali, con gli uccelli in questo caso, può essere anche diverso, meno distruttivo, ma non meno emozionante. L'inanellamento a scopo scientifico degli uccelli è un ottimo modo per imparare a guardare la natura con occhi nuovi, per far innamorare i cittadini della natura, però c'è anche un altro aspetto che aiuta tantissimo forse nello svolgimento di questo lavoro e nell'approccio appunto alla citizen science, e cioè che i luoghi in cui si svolge l'inanellamento sono luoghi bellissimi, visitati anche nelle stagioni migliori, in primavera e in autunno, sono piccole isole, crinali, valli e passi montani, anche siti di costa meravigliosi. Ebbene, perché gli inanellatori scelgano proprio questi luoghi è presto detto. Sono tutti luoghi in cui si incanala il passaggio degli uccelli migratori, sono luoghi quindi ideali per studiare la migrazione degli uccelli. Per esempio gli uccelli migratori che nidificano in Europa e trascorrono quello che è il nostro inverno in Africa, devono attraversare una serie di barriere ecologiche. Prima di tutto il Sahara, ma poi anche grandi catene montuose come le Alpi o gli Urali e infine anche il Mediterraneo, che può sembrare strano, ma in realtà è proprio la barriera ecologica più insidiosa. Cadere in mare per qualsiasi uccello che non sia un uccello acquatico, significa trovare la morte. Quindi piccoli passeriformi, gru, cicogne, rapaci, se cadessero nel Mediterraneo sicuramente non riuscirebbero a rialzarsi in volo. Proprio per questo il Mediterraneo è una grande barriera ecologica che viene aggirata o seguendo la via ad est, passando per il Medio Oriente, oppure seguendo la via ad ovest, passando appunto per lo stretto di Gibilterra. C'è però un'altra rotta fondamentale, potremmo dire, che passa proprio attraverso l'Italia. L'Italia è un ponte naturale disteso tra Africa ed Europa e tutti gli uccelli migratori che arrivano appunto in Europa a nidificare passano anche per l'Italia, approfittando di quella costellazione di piccole isole e delle tantissime aree di sosta che garantiscono appunto a loro nel loro viaggio. Le isole, così come anche i tratti di costa che troviamo in Italia, soprattutto quelli protetti, sono delle aree fondamentali, dei siti cosiddetti di stopover, cioè luoghi dove gli uccelli migratori possono fermarsi, riposarsi e anche rifocillarsi, ricostituire quindi quelle che sono le riserve energetiche necessarie poi per proseguire il viaggio. Ecco perché gli inanellatori scelgono come luoghi di inanellamento proprio le piccole isole oppure magari i passi montani e ovviamente luoghi di costa. Ebbene, tutti questi luoghi però vanno protetti perché anno dopo anno gli uccelli migratori utilizzano sempre gli stessi siti di sosta e quindi è necessario tutelarli per poter garantire ancora la migrazione e un futuro a questo straordinario fenomeno. È assolutamente così, Francesca, in realtà. Sono proprio delle vere e proprie stazioni di servizio lungo un'autostrada. È chiaro che se io tolgo le stazioni di servizio, a un certo punto la macchina, cioè in questo caso l'uccello che migra,
si deve fermare perché ha finito, diciamo, il carburante e quindi non trova posto dove poterne fare dell'altro. Per questo è necessario preservarle. E per questo motivo nel 1988 è nato il progetto Piccole Isole, un progetto su ampia scala sia geografica che temporale che per 30 anni ha monitorato la migrazione primaverile. Oltre 1500 tra inanellatori professionisti e volontari e assistenti hanno inanellato in maniera contemporanea in primavera su 45 siti diversi tra isole e stazioni costiere in tutto il Mediterraneo, da Gibilterra fino in Israele, per poter riuscire a capire e a gettare una luce su alcuni degli aspetti fino ad allora sconosciuti della migrazione primaverile. La raccolta di questi dati ha prodotto centinaia di lavori scientifici che ci hanno permesso per esempio di scoprire che gli uccelli utilizzano il nettare durante la migrazione, un alimento estremamente energetico, estremamente disponibile e soprattutto che non ha bisogno di essere cercato perché si trova lì e sta fermo e quindi permette agli uccelli di consumare pochissima energia per ottenerlo, oppure il fatto che i migratori stanno anticipando, adattandosi al cambiamento climatico, la data di migrazione. Questo perché devono arrivare in primavera nei territori riproduttivi nel momento in cui c'è la massima disponibilità di cibo per i loro pulcini. E poiché il cambiamento climatico anticipa sempre più le primavere, loro sono costretti ad arrivare sempre prima. Se non lo fanno, rischiano di non riprodursi e quindi la popolazione rischia di andare a morire. Ecco, l'inanellamento a scopo scientifico ci ha permesso ovviamente di scoprire tantissime cose. Abbiamo detto rotte, destinazioni, come stanno evolvendo magari le rotte e le tempistiche a causa del cambiamento climatico, eppure l'inanellamento a scopo scientifico degli uccelli è nato solo 150 anni fa e ha messo anche fine a tantissime fake news ante litteram, possiamo dire così, che giravano ormai dai tempi dell'antica Grecia e che sono arrivate indenne praticamente fino al Settecento. Ebbene, però abbiamo dovuto aspettare proprio la fine del 1800 per rispondere alla domanda: dove vanno gli uccelli quando migrano? E ci siamo riusciti insomma a rispondere proprio grazie ad Hans Christian Mortensen. Hans Christian Mortensen nel 1890 era un signore danese di 34 anni che all'epoca faceva il preside in un liceo della città di Viborg in Danimarca, appunto, e aveva questa passione per il birdwatching. Proprio chiedendosi dove andassero gli uccelli che vedeva nel suo giardino in inverno, ha avuto un'idea brillante, cioè quella di mettere un anello alla zampa di alcuni storni. Quindi forgia questi anelli di zinco a mano, incide sopra questi anelli la scritta Viborg 1890, cattura questi storni, li inanella per la prima volta nella storia dell'ornitologia e poi li libera. A quel punto affida ovviamente le sue speranze a cittadini o cacciatori che magari potevano riavvistare in giro per l'Europa proprio quegli storni inanellati. Ebbene, dopo 10 anni passati a inanellare storni, finalmente gli storni di Mortensen vengono ritrovati un po' ovunque in Europa, prima in Norvegia, poi in Olanda e così via. Effettivamente il suo metodo quindi funziona, si scopre appunto che è un'ottima tecnica per capire dove vanno appunto gli uccelli quando migrano, e l'inanellamento a scopo scientifico a quel punto è una vera rivoluzione che avanza, prende piede in Europa e anche poi in Nord America. Eppure Hans Christian Mortensen non sarebbe mai riuscito a fare quello che ha fatto e a scoprire quello che ha scoperto, e probabilmente l'inanellamento a scopo scientifico non sarebbe mai nato se non ci fosse stato il contributo fondamentale di cittadini, volontari e cacciatori, magari che hanno visto, abbattuto o comunque segnalato quegli uccelli inanellati da Mortensen. Ancora oggi l'inanellamento a scopo scientifico è una tecnica utilizzatissima in tutto il mondo per studiare gli uccelli migratori. Certo, ovviamente è un po' diverso da come lo faceva Mortensen ormai 150 anni fa, però c'è una particolarità che è valida ancora oggi, e cioè che si basa ancora adesso sul contributo di tantissimi cittadini volontari. Assolutamente, Francesca, i volontari sono fondamentali per l'attività di inanellamento, un po' perché anche gli inanellatori sono volontari, tra l'altro. Gli inanellatori in realtà sono, diciamo, dei professionisti altamente specializzati. In Italia ci sono circa 300 inanellatori certificati da ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che inanellano mediamente intorno ai 200.000 uccelli ogni anno, soprattutto durante le stagioni di migrazione. Sulla base di questi dati vengono poi formulate, diciamo, tutta una serie di progetti di conservazione di rotte di migrazione oppure di singole specie che permettono poi il preservare la biodiversità. Ma l'inanellamento e i dati che produce sono utili anche per esempio al monitoraggio, cioè alla misurazione di quello che sta succedendo, diciamo, con lo passare del tempo.
Moltissime convenzioni internazionali cui tutti gli stati hanno aderito, tra cui l'Italia, prevedono l'obbligo del monitoraggio e gli inanellatori sono coloro che forniscono questi dati, per cui ottemperano per certi versi a un obbligo istituzionale facendolo però da volontari. Quindi questo non vuol dire che siano poco specializzati, ma vuol dire che stanno fornendo un servizio gratuitamente allo Stato a cui appartengono, chiaramente. Dicevo prima che gli inanellatori sono formati dall'ISPRA e sono certificati, devono passare una serie di esami, gli inanellatori devono essere in grado di riconoscere tutte le specie di uccelli che catturano, è inutile mettere l'anello su una specie che non so riconoscere, devono sapere maneggiare questi animali, spesso di piccolissime dimensioni, devono essere in grado di gestire una stazione di cattura, per cui evitare che gli animali si facciano male, essere in grado di liberarli nel minor tempo possibile dopo averli misurati e chiaramente inanellati. Insomma, diciamo un lavoro veramente molto specifico. Però tutto questo lavoro è impossibile se non c'è intorno un gruppo di persone che aiuta gli inanellatori. È dai tempi allora di Hans Christian Mortensen che l'inanellamento si basa enormemente sul contributo di cittadini volontari, ma che cos'è che spinge schiere di persone ad avvicinarsi a questa disciplina, a mettere a disposizione il proprio tempo e appunto le proprie energie? Guarda Francesca, in realtà me lo sono chiesto tante volte, ma la risposta più onesta che mi sono dato è che l'inallenamento è un'attività bella da fare. È bello svegliarsi la mattina a 2500 metri di quota su un crinale ghiacciato e vedere i primi raggi del sole. È bello osservare una tempesta che si scarica in mare col binocolo in cima a un'isola. È bello tenere in mano animali che stanno facendo delle cose straordinarie. Ed è bello anche chiacchierare con le persone, scambiarsi informazioni, formulare ipotesi che poi verranno verificate sulla base dei dati. Gli amici che ci aiutano e che vengono alle stazioni di inanellamento amano stare a contatto con i ricercatori, perché poi magari a cena tra un bicchiere di vino e un piatto di pasta ci si scambia informazioni importanti, interessanti, oserei dire si parla di scienza per certi versi, e poi si fa parte di un gruppo che a mio avviso è un gruppo molto fiero e motivato. A Castel Porziano e nella vicina foresta di Castelfusano in realtà si inanellava già dagli anni 20, ma con scopi un pochino diversi. In realtà si mettevano sì qualche anello, ma la maggior parte degli uccelli poi finiva in pentola. Nel 1990 le cose cambiano e ovviamente diventano scientificamente più sostenibili e si comincia da un piccolissimo nucleo di dipendenti proprio della tenuta specializzati, all'inizio erano solo due, Giuseppe Landucci e Pierfranco Ruda, oggi sono arrivati ad essere in 5, che sono stati autorizzati ad inanellare a livello nazionale e che hanno catturato in tutti questi anni oltre 80.000 uccelli, appartenenti a 166 specie diverse, praticamente il 75% di tutti gli uccelli presenti nella tenuta. Ma forse il ruolo che ha avuto Castel Porziano e la sua stazione scientifica di inanellamento maggiore, a mio avviso, è quello di aver coinvolto un'enorme quantità di persone e averle avvicinate alla ricerca e alla scienza. Attraverso la visita alla stazione di inanellamento, oltre 100.000 persone, complice sicuramente la vicinanza con la città di Roma, hanno potuto osservare che cosa vuol dire inanellare gli animali, hanno potuto vedere da vicino questi animali, hanno potuto partecipare a un progetto di ricerca vero e proprio. E in alcuni casi abbiamo avuto risultati eccellenti, perché non molti, ma sicuramente qualcuno dei ragazzi che sono venuti a osservarci durante le sessioni di inanellamento poi sono diventati veri e propri ricercatori sia a livello nazionale che in alcuni casi anche internazionale. Ecco Alessandro, una esperienza del genere, stare a contatto con i ricercatori, scoprire che cosa fanno queste pallette di piume che pesano appena pochi grammi e che viaggiano magari per 25.000 km in un anno, è un'esperienza sicuramente straordinaria e indimenticabile. Come dicevi tu, qualcuno di questi ragazzi o bambini magari in futuro sceglie di diventare un ricercatore, ma la cosa che forse succede più spesso, soprattutto agli adulti, magari quando vengono in visita qui alla stazione di inanellamento della tenuta presidenziale di Castel Porziano,
è che come minimo iniziano ad interessarsi, ad incuriosirsi e a cercare di scoprire quali sono gli uccelli che magari cantano nel loro giardino, fuori dalla finestra, nel parco sotto casa. Ebbene, quindi si avvicinano al birdwatching. Il birdwatching certo non è una scienza, è un hobby, però è una di quelle attività che può essere di esempio per appunto progetti di Citizen Science, perché prevede proprio il contributo di tantissimi cittadini volontari appassionati appunto di birdwatching che mettono a disposizione il loro tempo e le loro competenze. Per fare un esempio, durante il lockdown del 2020 in Gran Bretagna, dove appunto la maggior parte della popolazione ha come hobby proprio il birdwatching, è successa una cosa straordinaria, cioè grazie appunto a delle persone, dei comuni cittadini, si è riusciti a scoprire qual è la rotta dell'orchetto marino. L'orchetto marino è un'anatra ovviamente marina che nidifica in Nord Europa e trascorre l'inverno, quello che è il nostro inverno, sulle coste occidentali della Spagna e dell'Africa, e nella sua appunto migrazione passa proprio sopra la Gran Bretagna. Alcuni ricercatori e ornitologi inglesi però volevano scoprire esattamente qual era questa rotta e allora hanno chiesto, approfittando anche poi del silenzio ovviamente nelle città durante il lockdown del 2020, hanno chiesto appunto a cittadini e birdwatcher di fare una cosa semplicissima, cioè quella di mettere fuori dalla finestra un registratore e, approfittando appunto del fatto che l'orchetto marino è anche una specie molto vocifera quando è in migrazione, di registrare quello che era il loro passaggio sulle loro teste durante la notte. E proprio incrociando poi i dati di localizzazione e orario delle varie registrazioni ottenute e prestate appunto dai cittadini volontari, sono riusciti finalmente a ricostruire la rotta precisa dell'orchetto marino. Assolutamente così, cioè la passione e il coinvolgimento di persone che anche non sono esperti della materia può essere vitale e dare risultati eccezionali, a patto che vengano controllati chiaramente. Un altro esempio è quello per esempio degli atlanti di distribuzione delle specie, sono quelle mappe in cui si vede dove sono presenti le specie e che tipo di habitat frequentano. Sono informazioni importantissime, sono alla base di progetti di conservazione anche internazionali e sono per esempio anche utilissimi nel caso in cui si debba fare una valutazione di impatto ambientale o uno studio di incidenza prima della costruzione di una grande opera che può impattare sul territorio. Tutte queste informazioni possono essere raccolte anche da persone non strettamente, diciamo, professioniste e che sono semplicemente appassionate, a patto di controllare con accuratezza i dati raccolti. La Citizen Science, come i due esempi che abbiamo appena fatto, cioè quello dello studio della migrazione dell'orchetto marino oppure gli atlanti di distribuzione delle specie, ovvero progetti che prevedono la partecipazione di persone non necessariamente esperte, ha però le sue regole di ingaggio. Bene Alessandro, magari proviamo a fare proprio un decalogo delle buone pratiche che si possono mettere in atto in un progetto di Citizen Science. Come prima cosa sicuramente abbiamo capito che insomma, è molto utile svolgere un lavoro a stretto contatto con i ricercatori con i quali si può parlare, ci si può confrontare, proprio questo forse avvicina ancora di più il cittadino alla scienza e in particolare in questo caso alla natura. Come secondo criterio, sicuramente aiuta tantissimo il fatto di vivere un'esperienza indimenticabile che sia a stretto contatto con gli animali a cui poi viene ovviamente restituita la propria libertà e quindi sono ancora liberi di volare e di migrare. E come terzo diciamo bonus in questo caso, sicuramente aiuta tantissimo il luogo in cui si svolgono questi progetti di inanellamento che, come abbiamo detto prima, sono luoghi incantevoli e meravigliosi, visti anche e visitati nella stagione migliore. Assolutamente. Aggiungerei solo un altro paio di piccoli, diciamo, suggerimenti per un buon progetto di Citizen Science. Sicuramente bisogna andare a chiedere a chi non è esperto della materia poche cose molto chiare e univoche.
in maniera tale da produrre meno errori possibili, chiaramente. Non posso andare a chiedere a chi non li riconosce quale specie di cannaiola è quella che vede in un canneto, perché è molto complesso distinguere, bisogna conoscere il canto, il piumaggio e via dicendo. Ma posso andargli a chiedere quando è che vedo il primo merlo che frequenta, diciamo, il mio giardino, oppure la prima rondine che arriva durante la stagione di migrazione. Quelle sono informazioni univoche, sono molto chiare e non danno adito ad errori. Quindi questi sono, diciamo, i due aspetti che io aggiungerei. In più aggiungerei anche una sorta di patto con i volontari e con coloro che partecipano a questi progetti di Citizen Science. Cercherei sostanzialmente di spiegare molto bene sin dall'inizio perché si raccolgono questi dati. Molto spesso ci troviamo di fronte a cosiddetti progetti di Citizen Science che non si sa dove vadano a parare, perché richiedono la raccolta di dati senza però avere uno schema di campionamento serio, o senza sapere quali sono i risultati che ci si aspetta. Questo deve essere molto chiaro dall'inizio. Io devo chiedere e dire con esattezza perché mi servono quei dati e quali aspetti e quali risultati mi aspetto da questo tipo di ricerca. Aggiungerei un ultimo punto, non certo per importanza, ma credo sia anche poi fondamentale divulgare quelli che sono poi i risultati ottenuti dalle ricerche appunto di Citizen Science, ma soprattutto ringraziare i cittadini e volontari che hanno partecipato, che quindi hanno messo a disposizione della scienza il loro tempo e le loro energie. Questo sicuramente aiuta a gratificare chi ha dato un aiuto e aiuta anche forse a sentirsi partecipi di quel gruppo che citavi tu prima, Alessandro. Assolutamente vero, basta, per esempio, noi negli anni abbiamo visto che semplicemente mettendo il nome dei partecipanti, soltanto il nome di coloro che hanno partecipato alla raccolta dei dati è stato sufficiente per creare un gruppo vero e proprio. Per cui sostanzialmente quello con cui potremmo concludere è dire che sicuramente l'inanellamento è forse una delle più belle esperienze di Citizen Science vera e propria, in grado di dare emozioni fortissime. Emozioni come quella che in fondo ha provato il bambino di Ventotene, Silverio, nel lontano ormai 1989.